Ciao a tutti ed eccoci tornati con un nuovo video. Come promesso saremo più presenti con i nostri contenuti. Oggi percorreremo i giorni più gloriosi per quanto riguarda le truppe alleate, giorni in cui questi ultimi riuscirono a sfondare la linea del fronte per proseguire l'avanzata verso la Germania nazista. Cercheremo con i nostri metal detector tra questi monti dove i tedeschi iniziarono la loro ritirata. Ci saranno tante scoperte, spero il video vi piaccia e come sempre ricordo di supportarci con like, commenti e seguendoci sul nostro canale, per noi è davvero importante. Iniziamo la nostra avventura. Come potete notare, nella nostra prima fase di ricerca ci siamo imbattuti prettamente in materiale alleato, tra cui oggettistica americana e francese. Possiamo notare il diverso munizionamento, quel che resta dei tappi dei contenitori delle granate da 60 mm americane e varie monete e devozionali del periodo. Continuando iniziamo a trovare le prime postazioni tedesche. Tra queste però troviamo un munizionamento italiano. Le ipotesi possono essere diverse. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, i soldati tedeschi requisirono gran parte dell'armamento italiano. In altri casi invece soldati italiani si trovarono ancora a combattere con le truppe tedesche. Non avendo sicurezze lasceremo spazio all'immaginazione. Buono da 2 lire. Questa è bellissima. Sì, sì. Andando avanti con i nostri cammini, finalmente arriviamo nel punto di interesse da noi individuato e dopo poche ore iniziamo a trovare oggetti che attestano la presenza delle truppe tedesche. Guardate. Come potete vedere, troviamo una bellissima fibbia del cinturone tedesco, a pochi centimetri sottoterra. Ma guardatela con più attenzione.
Non si tratta della classica fibbia con simbologia nazista, ma c'è l'aquila imperiale. Questa, ragazzi, è una fibbia della Repubblica di Weimar, periodo che va tra il novembre del 1918 e il 1933. Il suo nome è dato appunto dalla città di Weimar, dove si riunì l'Assemblea nazionale che redasse la nuova Costituzione dello Stato tedesco a seguito della conclusione della Prima Guerra Mondiale. Che dire, bellissima testimonianza. Questo ci fa però pensare che il soldato in questione che perse questa fibbia si arruolò molto probabilmente prima del Reich nazista. Continuando il nostro cammino ci imbattiamo in una seconda grande scoperta. Guardate. Troviamo ciò che resta del famosissimo STG-44, fucile d'assalto della Germania nazista, nonché nonno del futuro AK-47. Molto insolita nelle nostre zone e quindi oggetto di grande rarità per noi. Bellissima la testimonianza. Non molto lontano rileviamo quel che resta di un M24 tedesca. Questa granata, comunemente chiamata schiacciapatate, se ci fate caso ha una particolarità. Ha un rinforzo in ferro su di essa. Questo per causare maggiore danno quando esplodeva. Dopo aver ricevuto diversi segnali, ci imbattiamo in quel che resta di una maschera antigas tedesca, quasi completa di tutte le sue parti.
Bene ragazzi, il nostro video termina qui. Spero che sia stato di vostro gradimento. Vi ricordo di iscrivervi, lasciarci un like e commentare anche solo per un saluto. Grazie a tutti per il continuo supporto che ci date, è un piacere condividere con voi tutti questi piccoli frammenti di una storia triste che segnò il nostro non lontano passato. Grazie a tutti per aver visto il video e un saluto da Italy Hunters Metal Detective.